Non ho capito. Che buono. Sono andato in pescheria e ci stava un polipetto piccoletto e mi guardava, anzi erano tanti, una famigliola. Guardate qua che meraviglia, che colore, guarda, vedete? Ma vedete che spettacolo? Erano stupendi, belli e con i tentacoli facevo così, piame, piame. Io ho fatto, ho presi e vi faccio oggi un piatto da paura. Con sti polipetti, sono tipo moscardini. Poi abbiamo la carciofella, abbiamo le patate rosse di col fiorito, abbiamo il pane perché oggi facciamo un panino che vi faccio leccare le narici, no il baffo, andate ancora più avanti. Un formaggio semistagionato, aglietto fresco, peperoncino, prezzemolo e pomodori secchi. Partite subito dal pesce. Allora, questi mi sono fatti tutti quanti puliti, ma voi se avete il pescivendolo con il vostro amichetto che ve cura, ve coccola, tutto quanto, ve lo fa. Guardate che bello, guardate che spettacolo, guardate i colori. Quando sono così intensi, piano piano che lui passa il tempo fuori dall'acqua si comincia a consumare il colore, diventa grigiastro. Questo è il suo colore perché lui stava vicino alla sabbia, vicino agli scogli, quindi si mimetizzava là vicino, capito? E adesso lo andiamo a pulire. La prima cosa che facciamo è rigiriamo la testa. Io questo lo facevo da piccoletto, dice ammazza piccoletto che eri, in killer eri. No, però voi sapete bene che quando si va a pesca, mio padre era un grande pescatore dei porpi e stavamo a Nettuno, lui che faceva? Mi insegnava a pulirli, perché se no è troppo facile che uno si impara soltanto a mangiare, però ti vuoi sapere pulire il pesce, no? Quindi li pescavamo e subito si puliva così a mare e non sporcavi casa, perché poi ci stavi madre da grande già una bella bersagliera, pensa quando era giovane che era quella, faceva fila a tutti quanti dritti, la manta prende a male. Poi levati gli occhi, levata rigirata la testa, ma adesso leviamo il dente, eccolo qua, leviamo il dente, bello così, diamo una bella sciacquatella a tutti quanti, perché c'è sempre un po' di sabbietta, quindi noi stiamo attenti, li sciacquiamo tutti quanti, belli così. Lo so, sono ripetitivo, ma quando pulite, o come diciamo a Roma, capate sto pesce, le mani vi profumano di mare. Li metta a scolare, così, dall'acqua in eccesso. Questo è un aglietto fresco, adesso è periodo. Ve l'ho detto, usatela queste cose fino a quando ci stanno, perché sennò mi andate a cercare sta roba fuori stagione. Lo taglio tutto quanto a fettine così. Guardate, sembra quasi un cipollotto. Questo potete metterlo quanto vi pare, perché non vi si ripropone. Vi rimane là, vi accompagna e non vi ritorna su, ve lo posso assicurare. Qua ci vuole l'olio buono, questo dei fratelli Ligari che è fantastico questo qua. Questa qua è la Cultivar Cerasuola. Sule, profumato, c'ha quel bel aroma di fresco, di pomodoro, di carciofo, è fantastico. Aglio fresco. Questi sono all'incirca 300 grammi di polipetti, stavano a 20 euro al chilo. Quanto mi sono costati questi polipetti? Perché ho comprato altra roba. Mi sono costati all'incirca 7 euro, nemmeno. Però che faccio da furbo? Per farli fruttare di più, io ci metto insieme delle cose che mi costano di meno. Quindi ho pensato alle patate che costano più care che le puoi pagare è un euro, se pagate di più sono ladri. La carciofella che mi costano intorno ai 20 centesimi l'uno, a voglia, con 5 carciofelle, lo sai che questa è la grande. E così faccio un bel piattone senza spendere troppi soldi. Quindi con due spicci, con sti polipetti e tutta sta roba ci si può mangiare sicuramente in 3 persone. Quindi se mi seguite, vi faccio risparmiare, vi faccio mangiare pure il pesce, mandannate e scrivete, non perde tempo, non perde questa occasione. Eccoli qua, così. Non facciamo bruciare l'aglio assolutamente. A questo punto alzate con forza, con vera diciamo, potenza l'induzione o il gas e fate incominciare quasi ad attaccare questi bei polipetti, perché poi così andiamo a sfumare col vino. A proposito, il vino non me lo so portato, ce l'ho ancora giù, vado a pialla, aspetta. Che vino metto? Oggi c'ho un rosato da paura, pugliese. Eccoci qua. Allora, questo aiuto, mi sta bruciando, camera uomo, potevi controllare un pochetto, che cavolo. Però qua, vedete qua, si è macchiata un po' la padella, però non mi si è bruciato l'aglio, guardate, guardate qua. Ora faccio ancora un po' appiccicare di più il polipetto, ci aggiungo un altro pochetto d'olio. A me mi sta quasi finito l'olio, mo devi rimandare. È più facile così, senza che mi metta con WhatsApp, Domenico mandami l'olio, io lo dico proprio un video, te sono sicuro come vedrà sto video. Questa è un'azienda che ho conosciuto al Vinitali, abbiamo fatto questo evento
per i vini pugliesi e ho conosciuto questo signore simpaticissimo. Mi ha detto: ma tu li conosci i vini nostri, giustini? Ho detto no, mai visti, mai bevuti. Però, dato che i pugliesi sono forti, soprattutto con i rosati e con i rossi, quelli belli strutturati, sicuramente sarà buono. Mo, prima vediamo qua che succede. Guardate qua la padella, eccola qua, si è ritornata nuova. Sfumiamo, poi assaggiamo un goccetto, che fai? Lo versiamo così. Poi i rosati, ragazzi, mo che arriva il caldo, sono pazzeschi. Il rosso va un pochino di meno, quindi devi bere qualcosa di questo genere, no? Mazza è buono. È un rosato di negro amaro. 13 gradi, questo è proprio perfetto. Questo con la sdraietta, quando si mangia lo spaghetto di vongole, buff, ti pia la botta e ti addormi così da pennichi, così. Mentre si continuano a cuocere i nostri polipetti, noi cominciamo a mettere l'altra roba. Patate. E noi vi faccio vedere come si puliscono le patate, no? Tagliamo a dati non troppo piccoli, così non mi si spappano, qualcuno rimarrà intera. Capito? Questo è il companatico, così fa volume, come dice mia madre, fa volume, ma capito? Metti un pezzetto di carne o di pesce, fai tutte queste contorno, fa volume, la gente è contenta, si sazia e non chiede l'altro secondo, no? Era una cosa per risparmiare. Patate. Guarda che roba. Ci metto due pomodorini secchi, tipo pachino, guardate, così. I carciofi, la carciofella anzi. Allora, questi li vendono già pure puliti nelle buste al mercato, però costano leggermente di più, giustamente, no? Se già vi danno puliti costano di più. Io l'ho puliti a mano, ragazzi, con le mani, perché il sacchetto, se no ci saranno una ventina di carciofi, sta intorno ai 5 euro. Quindi tagliamo a metà, così fanno ancora più volume, sembrano ancora di più, sembrano. Comunque c'è bisogno di un po' d'acqua, io abbiamo sfumato col vino, adesso aggiungiamo un po' d'acqua. C'è il naso chiuso, gli esce poca acqua dal naso. È raffreddato, eh. Che ci manca qua? Il peperoncino non ce lo mettiamo. Assaggiamo un po'. Che qua tante volte mi danno certe fregature. Sembra che non pizzica, dopo un po' ti arriva una botta che non finisce mai. Questi qua sono tipo peperoni, non pizzicano, quindi li posso mettere, vai. Andiamo così. Così pure Mariuccio se lo può mangiare. Sento come sta di sale. È quasi a posto, eh. Metto un po' di sale giusto perché il pomodoro secco poi piano piano lascerà anche, scaricherà un po' di sale in questo piatto, capito? Oh, sentite il rumore? Mi avvicino, eh. Questo dice mettimi un po' d'acqua, aggiungo un altro pochino d'acqua perché si sta quasi attaccando. Poi abbasso un po' il fuoco, metto un bel coperchio, così, e ci rivediamo tra circa 10-15 minuti, quando le patate saranno cotte e poi i polipetti saranno cotti. Adesso prepariamoci col prezzemolo, un po' di prezzemolo ci vuole, ci sta benissimo. Nei piatti marinari, così, capito? Con sti sapori, con sti gusti. Ci piace sto prezzemolo. Ormai poi ci siamo abituati, una volta si dice, come il prezzemolo sta per tutto. Ma ormai il prezzemolo va usato è usato con parsimonia. Strausano quella glassa di aceto, però il prezzemolo ormai, diciamo, è passato in seconda, insomma. Piccolo, che mi rimane in mezzo ai denti. Oggi perdonate, ma il pane è un po' raffermo, non l'ho preso il pane, è di 2 giorni fa. Stava a scherzare, è freschissimo il scrocchiarello. Senti qua. È pure bello voto. Yeah. Guardate qua che pane, yeah. Guardate che spettacolo, yeah. Mamma mia, manco ci stiamo lì. Tagliamo il formaggio. O una cacciottina di mucca a vostro gusto. Io preferisco la pecora. Qualcuno dirà, sto formaggio con sto pesce non va bene. Non ce lo mette. Io non c'è niente, non muore nessuno. Io ce lo metto. Tu fai come ti pare a te. Da una parte mi sciolgo il formaggio, così, guardate. Da quest'altra parte, che fai? Non gli dai appena appena una scaldata a questo pane delizioso? Eccolo qua. E poi è leggerissimo, è una cosa pazzesca. Il formaggio vedete come si sta a fonde? Piano piano, così. Bello. Sentiamo un po' se è croccante. Mamma mia, vengono i brividi. Tiè, tiè, guarda che spettacolo. Lo mettiamo sulla parte inferiore, così. Un profumo,
un profumo. Ma che vuoi che fa? Eccoli qua, mi sono appiccicati le possi, no? Tiè, guarda che intingoletto che ti ho fatto, tiè. Aggiungiamo un po' di prezzemolo, così. Tiè, guarda che spettacolo, ma sapete che crema? Riempio bene il sopanino, così si inumidisce bene. Avete capito che voglio fare? Tiè, i carciofi, un polipetto solo, uno solo. Tiè, proprio capito? Devi schiacciare, devi far centrare tutto, eh? Tiè. Poi chiudo così. Il panino, sapete, per quelli come noi, un po' goderecci, proprio, no, un po', tanto goderecci. Poi, per qualcuno un po' più raffinato, un po' più così, potete fare in questa maniera. Servire in un bel piatto, come questo. Guardate che bello. Che colori. Guardate qui, come vi ho promesso, questo in secondo ce ne escono veramente 3 piatti. Guardate che bello. Guardate ancora quante ce n'è. Metto un goccetto d'olio. Yeah. Mo sta a voi. Volete proprio godere proprio e volete zozzarvi, vi mangiate il panino. Se no, vi mangiate quello. Siete pronti? Che guarda il formaggio. Ah, che spettacolo. Vabbè, ne assaggiamo, che famo? Che stiamo solo a guardare. Assaggiamo, no? Non ho capito. Non potete capire quanto scotta. Che bontà, ragazzi. Alla nostra. Perfetto sto vino. Grazie Giustini. Con 300 grammi di moscardini abbiamo fatto un grandissimo secondo per 3 persone, quindi non vi fossilizzate che il pesce costa caro, non dovete comprare un chilo di pesce, fate i furbi, mettete altra roba, patate, carciofi e non vi costerà caro.